Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua con un nuovo video. Come vedete la location, oggi siamo al lago e andremo a testare S23 Ultra in modalità ritrattistica. Non userò la modalità portrait o ritratto comunque che c'è su Samsung S23 Ultra, ma andrò a utilizzare la modalità Pro come se fosse una macchina fotografica e andremo a fare diversi ritratti in questa location alla mia ragazza che è lì, che gioca col gatto. Quindi adesso ci spostiamo e andiamo subito a fare le fotografie. Vedremo come lavora, faremo con l'1x, il 3x, il 10x, magari andiamo a zoomare per provare a fare uno stacco dietro come un obiettivo un po' professionale. Cerchiamo di fare uno bello sfocato e vediamo un po' se si può fotografare ritratti anche solo con lo smartphone. Abbiamo avviato la registrazione, ho messo la GoPro in testa così vi faccio vedere come vado a fare le cose. Intanto qua è venuto un ospite a trovarci. Ok, adesso proviamo a fare qualche scatto con luce a favore e anche luce a sfavore, così vediamo un po' come lavora il nostro S23 Ultra. Andremo a fare scatto 1x, 3x e 10x per vedere se comunque anche nella stessa posizione cambia. Lo andremo a utilizzare come se fosse una macchina fotografica e ogni tanto andremo anche a scattare comunque così perché è uno smartphone. Io direi di incominciare, tanto lei sa già come si potrebbe mettere, o sbaglio? Allora andiamo a provare a fare uno scatto, tanto poi naturalmente lo scatto uscito sarà un po' sistemato, perché non è che un fotografo quando fa la foto poi la pubblica così. Ok, proviamo una luce contro. Allora ok, chiudi gli occhi, 3, 2, 1. Ok, no, questa qua è già meglio. Proviamo una a 10x e poi ne provo una da vicino però con l'1x. Fai quello lì con i capelli? Ok. 3, 2, 1, ok. Ok, ti metti un po' bene. Io volevo che si vedesse la camicia. Ciao, la camicia nuova. Guarda qua, porco Diaz. Allora, mettiamo 1x, ci avviciniamo. Proviamo a fare una foto così. 3, 2, 1. Ok. Allora adesso ci spostiamo in mezzo al paesino a fare altre due foto, così vediamo come lavora proprio completamente in ombra tra le viette del paese. Andiamo. Ok, siamo in questa vietta, faremo qualche scatto qua, così vediamo un po' come lavora S23 Ultra con un po' meno luce comunque, non lavorando al sole. Allora, quasi quasi, ma guarda quanto è fluido quando fai il video. Allora, modalità Pro come al solito, portina blu, così c'è un bello stacco. Cosa stai facendo? Allora, sistemiamo un po' qua, quasi quasi. La tendiamo a bruciare un po', poi al massimo la abbassiamo, però io abbassiamo gli ISO, così. Ok. Adesso proviamo una da un po' più lontano, probabilmente si andrà a cambiare il settaggio. Ok, stai così. Ok. Ah, che bella, madonna, però le fa bene. Madonna, amore. È l'unica cosa che secondo me mi ha messo fuoco dietro più che Sì, te. riproviamo. Però è venuta bene la foto, eh. Mi sembra anch'io, questo è il problema. Madonna santa. Ok, adesso ne proviamo una che metto a fuoco io, quasi quasi, va. Così come vedete, per farvi vedere la messa a fuoco diventa tutto verde, dove sto mettendo a fuoco. Ok. Sapevo che c'era qualcosa che ardeva. Ok, infatti è tutto messo a fuoco. Adesso ne proviamo uno in mezzo. Qua, vieni qua. Così vediamo un po'. Chi che urla? Stai fermo qua? Allora, stai in piedi così. Proviamo il 10x. Verrai molto vicino, quindi mi allontano. Aspetta che guardo io. No, stanno facendo mi sa allenamento. Allora, adesso mettiamo il fuoco manuale qua in mezzo. Se si può fare la foto. Chiudi gli occhi. 3, 2, 1.
Poi ne facciamo una così, ho chiuso l'applicazione, così ne facciamo una seguendo queste belle linee qua, proprio mettiti a metà e metà. Dai. Ok, anche questa direi che la facciamo un po' più in qua, così sei a metà e metà. Ok, perfetto. Allora mettiamo a fuoco in modo manuale. Allora 3, 2, 1. Ok. Se proprio ti metti leggermente qua e proviamo una foto. Ecco, proviamo a fare una così. Aspetta, sempre col 3x, perché secondo me vengono molto bene quelle col 3x. Guardiamo solo un po' come mettere a fuoco. Ok, qua. Ok, usiamola così. Tu guarda sempre la pianta. Ok, così a fuoco. Ok. Allora, utilizziamo di nuovo questa porta azzurra. Proviamo in due scatti diversi. Noi proviamo prima con l'1x e poi col 3x. Proviamo da vicino. Ok, poi provo subito. Facciamo 3x, perché prima non è venuta benissimo. Mi ha perso un po' l'occhio. Ok. Ok, adesso ci spostiamo ancora appena più avanti in un'altra vietta che possiamo... Ti ho visto? Che possiamo utilizzare sia un po' il sole che un po' comunque... Volevo provare a utilizzare un po' la luce che arrivava da dietro per vedere come lavorava con luce a sfavore. Ok, terzo angolo di questa location, proviamo a fare due foto qua. Il sole non c'è già più, sembra che sia andato a finire dietro le montagne, comunque sono esattamente lì. E vediamo un po' cosa facciamo uscire. Ti faccio mettere quasi quasi seduto in questo punto qua, tipo su sta mattonella, e ne facciamo una seduta per terra. Allora, c'è la foto così. Okay, proviamo a metterci in mezzo degli oggetti come il verde così. Aspetta che... messo a fuoco, ogni volta devo aggiustarla io. Ok, e poi ne proviamo una 10x. Allora, cerchiamo sempre di stare sugli ISO bassi. Allora, la Bea dov'è? Eccolo qua. Tempo di scatto 90°. Aspetta, proviamo un'altra? L'ultima? Ok, meglio. Infatti adesso non c'è la grana degli ISO. Ok, abbiamo fatto tutte le fotografie che potevamo fare. Adesso, come vedete, è già calata parecchio la luce. Quindi le ultime foto che ho fatto, in teoria, ho lavorato senza luce diretta del sole. Quindi vediamo un po' come ha lavorato Samsung S23 Ultra e se è possibile fare portrait solo con smartphone, con quelli di ultima generazione che comunque hanno un ottimo comportamento fotografico. E le conclusioni le tiriamo direttamente in camera perché devo vedere anch'io attraverso il computer come sono venute le fotografie. Quindi ci troviamo direttamente in camera per parlare della parte finale. Eccoci qua ragazzi, tornati in camera per tirare le conclusioni di queste fotografie che ho fatto. Come vedete qua ce n'è una e penso che sia una delle migliori che ha tirato fuori questo S23 Ultra. Vi devo dire che sono rimasto piacevolmente soddisfatto dalle fotografie che ha tirato fuori, perché comunque mi teneva degli ottimi dettagli e degli ottimi colori. Essendo che io quando scatto mi scatta sia il file RAW che JPEG, il file RAW rimaneva un pelino meno saturo, così da poter andare a fare dei ritocchi come si deve. E secondo me questa qua è una cosa molto positiva, non avere una cosa troppo pompata, perché sennò si deve andare addirittura a togliere il colore. Non per niente io sul mio S23 comunque ho disattivato l'HDR, perché a me l'HDR non fa impazzire di qualsiasi telefono, perché tende troppo poi dopo ad accendere determinati colori e a me non è mai piaciuto più di tanto l'HDR. Ho cercato sempre di tenerli il più naturali possibili. Le fotografie che avete visto quando andavo a scattare sono tutte fotografie che alla fin fine non ho modificato neanche più di tanto, ho solo giusto dato una aggiustatina magari nei colori che comunque chiunque darebbe magari per pubblicarla sul proprio social. Vi dico onestamente che secondo me l'ottica 3x lavora in un modo perfetto
rispetto all'1 o il 10x. Allora, lavorano tutte e tre benissimo, però la 3x mi ha tirato fuori tutte le soddisfazioni, perché comunque mi creava quel leggero sfocato in più e sembrava anche che tenesse più qualità rispetto alle altre. Ho lavorato, come avete visto, molte volte in manuale, maggiormente nella 3x perché è quella che ho utilizzato un po' di più, perché volevo proprio andare a lavorare come se fosse con una macchina fotografica. Secondo me ha lavorato benissimo in qualsiasi situazione, che parliamo di controluce, luce a favore e anche quando il sole si è andato a nascondere dietro le montagne, quindi avevamo un po' meno luce, senza andare a tirar fuori per esempio la grana o senza andare a bruciare la fotografia. La cosa secondo me che si differenzia molto da una macchina fotografica, e questo era palese, è la profondità di campo, perché quando noi andiamo a scattare comunque lo smartphone terrà sempre un po' tutto a fuoco, qualcosa un pelino meno, qualcosa un po' di più. Invece la macchina fotografica con un obiettivo un po' professionale cercherà sempre di creare uno sfocato, un bello stacco dallo sfondo. Lo smartphone secondo me sì, in certe situazioni tipo 3x o 10x, se mi vado ad avvicinare parecchio va a sfocare, ma non quello sfocato che ti crea una macchina fotografica. Non per niente, se lo smartphone replicasse esattamente come un obiettivo una macchina fotografica, rischierebbe di non aver più senso fare un acquisto ed avere tutto direttamente su uno smartphone che si può tenere in tasca. 10 più a questo S23 Ultra, perché se uno non volesse comprare una macchina fotografica, secondo me con questo si può fare davvero, e dico davvero, tutto. Non manca nulla, lavora in qualsiasi situazione molto molto bene e ti crea comunque dei file molto modificabili. Non è che la modalità RAW è scarsa e quindi non riesco ad andare a modificare più di tanto i colori e molto altro. Riesce a modificare moltissimo i colori, riesce a assorbire tantissime informazioni dalla fotografia. Non per niente, quando vado a scattare il formato JPEG pesa 2,5 MB/3, il formato RAW pesa già 32 MB, quindi cominciano ad essere foto più importanti, che però ti portano a fare delle modifiche in modo molto professionale, secondo me, parlando sempre di uno smartphone e non di una macchina fotografica. Comunque, spero che il video alla fine vi sia piaciuto. Se volete commentate sotto se avete qualche domanda da farmi o avete bisogno comunque di un'informazione e molto altro. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!